Buongiorno, buongiorno Radio Macedo Trip. Oggi stiamo andando alla prima tappa di campionato Andiamo a Gravellona Toce. Buongiorno ragazzi, oggi è sabato, sono le 5 quasi, temperatura attuale 22,09, direi che è un'ottima giornata primaverile e ci stiamo dirigendo a Gravellona appunto per fare la prima tappa del campionato Crazy Cross Cup. Andiamo con un po' più leggeri, l'anno scorso erano partiti un po' troppo tesi, un po' troppo competitivi per i miei gusti, quindi quest'anno andiamo liberi di testa, cioè non proprio liberi di testa ma quasi, ma molto più rilassati. Ci daremo un sacco di gas e mi raccomando seguite tutto il video fino in fondo e ne vedrete sicuramente delle belle. E il sole illumina la nostra via verso questo inizio di campionato. A dopo! Benvenuti a Gravellona Fece, dove la pista non ve lo dico neanche com'è. Siamo pronti per le libere. 10 bro! Attenzione, Stanchellini vuole partire prima di noi. Vai cazzo tio! Praticamente tutto in quarta. Madonna mia, ma che c***o è sta pista? Tutte le uscite sono un po' morbide. Ho già mal di schiena. Va bene, siamo pronti per le qualifiche sulla Salerno-Reggio Calabria. La figa non esiste, questo l'abbiamo capito. Ma io ho qualche dubbio comunque. Accendere i motori! Accendere i motori! È tutto a fuoco! Quasi vado per terra! Ah, questa è una merda! Anche questa! Vabbè, qualifiche andate. Vediamo un po' com'è andata. Primo giro forse quello buono. Qualifiche come al solito a merda. Siamo terzi. Tia va come un treno quello là. Terzi a 8 secondi da Tia, vabbè, è imprendibile. Siamo di pari pari con Carrozzo, va bene. Motina regge per adesso. Mentre qua nel frattempo robe di cambio motore. Velocissime! Robe di cambio motore. Pit completamente senza niente. Spinta non sono andate male, devo dire che secondo me nel cancelletto partiamo tra quelli dietro e quelli altri più dietro. Perfetto. Poi vediamo in gara come va. Va bene, riusciamo a mettere passa a vedere quando avete il motore inserito. Comunque volevo solo dirti che hai sbagliato categoria. Tu sei nella Open. No, ma parliamo di cose serie. La figa non esiste. Ma avevi detto che tu non te lo pensi o avevi detto che avevi... No, io ho la certezza che esiste. Invece sulla la lunghezza dei rettilini e dei Gravellona su una 110 non ha alcun senso. Sì, siamo completamente d'accordo. L'imitatore a metà rettilineo no, non ci siamo proprio. anche. Siamo Sadomaso e ci piace così. Il video Ci piace assolutamente farci del male ed è tutta colpa sua. No! È tutta colpa sua. Parlavate di me? È assolutamente tutta colpa sua. Argomentavamo varie cose, sei capitato. Argomentavamo gli imitatori a metà rettilineo. Sai come l'abbiamo rinominata la pista? No. Gravellona Fece, per non dire la solita parola di ogni gara. E vabbè, comunque vai troppo con questo KLX. No, ma ero la canna del gas proprio. Ma ho visto, cazzo. Allora, fotografo ufficiale. Molto bene. Come andiamo? Andiamo abbastanza piano per le foto? Sì, no, siete bravi perché riesco a inquadrarvi molto bene, continuate così, mi raccomando. Se vuoi rallenta ancora un po', Ma proprio... No, vabbè, dai, se no poi mi fai i salti dritti e non va bene. Più stile e meno velocità, va bene? Bravissimo. Com'è qua? Buongiorno. Va bene al Gay Pride. Gay Pride tutto a posto qua. Siamo oggi bombati. Volevamo correre nudi, ma... Ma il perizoma quando è che lo tirate fuori? Dopo. alla fine alle premiazioni. Ah, le premiazioni? Se ce lo meritiamo. Ok, va bene. Se no lo mettiamo anche durante, tra la seconda mancia. Per me può bastare così, me ne vado. Com'è? Bene. Cosa fai, buchi? Sto facendo... Ah, per la velocità? No, guarda. Ah, cazzo! Carterino homemade, cazzo. Com'è col 110? Fighissimo. Farlo capire a tutti questo. E da sborone, sì. Quando lo Però con la 10-10. sì. Quando lo capiranno tutti cambieremo piste. È quasi follia. È quasi follia, sì. È un po' come Johnny. Johnny, è quasi magia. C'ho un po' di svarioni ad alzarmi da seduto. La pressione montana. La pressione è alta, la pressione è bassa qua. Cambio il tempo record. Abbiamo un motore. Sì. Luca sei sempre in ginocchio, non vorrei dire. Questi umori pre-gara.
dopo le qualifiche. Siamo dopo gara 1. Naturalmente la GoPro in gara 1 ha deciso di non registrarmi l'audio, quindi di conseguenza sono qua a commentare. Partenze come al solito fantastiche le mie, ho dimenticato la prima marcia e ho deciso di sfilare tutti all'esterno perché in percorrenza di curva abbiamo qualcosina in più in mezzo a questo nebbione. E primo salto sfiliamo tutti sulla destra e puntiamo alla curva qua a prenderne il più possibili. Ci troviamo dietro Moli con la Nicole sulla destra che resterà affiancata fino alla prossima curva, mi urla qualcosa ma io non sento nulla. Spondone il più veloce possibile, usciamo molto più veloce del tipo davanti, ma naturalmente di motore lui se ne va ampiamente davanti. Davanti ancora vediamo il buon Fabione che dopo instaureremo una buona battaglia. Madonna Santa! Eh sì, Madonna Santa sono le solite madonne che si tirano quando in rettilineo non abbiamo motore. Quindi lo affianchiamo qua all'esterno, lui appena accelera se ne va. Davanti abbiamo Stanghellini che era caduto poco prima e tiriamo una staccata, entriamo dentro e ce ne andiamo. Respira! A ritmo di respira qua mi arrivano da dietro altra gente, il buon Bubba Stewart tenta di passarmi all'esterno ma gli tiro la staccata e invece di motore come potete vedere. Non vogliamo un cazzo, non vogliamo! Però appunto non molliamo un cazzo e arriviamo sotto a Fabione che per un paio di giri, no forse un giro ci farà sudare parecchio per tentare di sorpassarlo. Solito problema, in curve arriviamo al triplo della velocità come potete vedere anche qua, però appena c'è un po' di rettilineo perdiamo una vita. E tentiamo un attacco qua ma eravamo ben lontani. Qua di nuovo un po' di pressione, gli stiamo addosso. Qua siamo troppo lontani per tentare l'attacco. Lo spingiamo, infatti qua errore di Fabione e lo passiamo agilmente. Hai le mani, Cristo santo! Buongiorno, benvenuti alla seconda gara di Gravellona Fece. Gara 1 abbiamo fatto secondi davanti Tia a 1,5 km di distanza, se va bene. Adesso è piovuto in pista, quindi vediamo un po' come... Solo in pista è piovuto. Quindi vediamo un po' cosa combiniamo in gara 2 se stiamo in piedi. Quindi pronti per gara 2 dove succederà di tutto, la nostra solita partenza pessima ci fa ritrovare nelle retrovie, tentiamo la via esterna ma è un po' occupata quindi rimango un po' intruppato qua in mezzo. L'obiettivo è stare davanti a Carrozzo che è questo qua con la moto gialla davanti a noi, ne sfidiamo 3 qua alla prima curva, gli stiamo attaccati dietro e la prossima curva staremo tutti esterni per sfruttare di più la velocità, lui sta interno e quindi uscirà molto più lento, infatti lo affianco praticamente qua, lui mi vede, stringe sulla destra, allora io decido di passarlo sulla sinistra e niente, mi tocca dentro. Replay, spallata sul mio manubrio e di conseguenza sono per terra. Qua vediamo anche dall'esterno il contributo video, boom, mi tuffo. Plof. Poi arriva Fabione che esplode anche lui. Passo di danza, lo evito. Eccolo qua, Fabione per terra, lo evito, povero. Tra l'altro adesso Attolini arriva, io gli taglio completamente la strada, scusami. Ma buttato fuori, ho slipperi qua. E qua parte la mia rimonta dall'ultima posizione. Con una sola cosa in testa, arrivare vicino a Carrozzo e tentargli un block pass. Qua tutti esterni, io vado interno e ne supero 3. Qua c'è gente indecisa, io mi butto tutto all'interno, qua su questa curva qua io non frenavo neanche e superiamo anche Rigola. Con Miki qua davanti col 10-10 semi-auto.
uscito decisamente più forte io dalla curva. Adesso passiamo qua nel luogo dell'incidente del giro precedente. Luca che si pianta nella curva, quasi mi fa cadere. L'attacco mi butto all'esterno e Luca non lo vedo neanche. La Nicole qua ancora un po' sulle uova qua sulla curvetta qua, io tranquillo tutto interno full gas finché la moto va, io non mollo. Lui quasi va fuori nel fosso e lì davanti iniziamo a intravedere il carrozzo. Eccoci qua, arriviamo sotto. Qua ho fatto una cagata, nel senso che loro vanno esterni, io tento l'attacco interno, però non sono stato lucido, non sono stato abbastanza cattivo da chiudere tutta la traiettoria, quindi uno mi sfida, qua devo chiudere tutto, invece anche il carrozzo passa perché gli lascio la porta aperta. Poi qua carrozzo passa e urlo di tutti perché qua ho perso tutto. Poi lo passo solamente qua e arriviamo all'ultimo giro, dove sono però completamente demolito. Non ce la faccio più. Vabbè, facile così. Stendermi al primo giro. Concludiamo terzi di giornata. Tutta la tensione, tutta la rabbia vengono fuori in questo momento. Facile così arrivare ai secondi stendendomi al primo giro. Facile. Allora, guarda. Sì, peccato che mi ha tirato giù la prima curva. Cioè, facile così arrivare davanti. Ma mi ha steccato via la moto. Così sono capaci tutti però di arrivare davanti, E mi hai steso in pieno. Ero esterno qua alla prima curva, tu mi hai chiuso e la moto è andata oltre i bob. Dopo il salto qua della partenza, tu hai fatto interno, io sono arrivato esterno, ero quasi davanti e tu mi hai chiuso tutto esterno e mi hai lanciato via, sono esploso. Sì. E dopo da ultimo sono venuto a prendermi e non ce l'avevo più. Nero, sono nero. Così sono capaci tutti ad arrivare davanti. Va bene, sarà per la prossima. La prossima lo tiro io il block pass. Va bene, mi sono un po' calmato adesso. Vieni qua. Ci vediamo a Rivarolo. Non ci vediamo più, non vengo più. Dai, mi sono calmato un attimo, prima ero un po' nervoso. Va bene, dai, posso capire. Va benissimo, dai, va bene, ci sta. È 50-50, abbiamo visto il VAR. Mi hai toccato dentro, poi però io sono andato da solo esterno, sono caduto da solo. Secondo me si è spaventato. Si è spaventato. Vabbè, rimaniamo sul 50-50. Sul 50-50. A caso le classifiche, a caso. Ma scusa, in classifica ero secondo però. Nella classifica avete mi ha chiamato 12 volte. Va bene. Potissima, grazie. Madonna mia, la macchina ha preso fuoco completamente. Guarda qua. Kaboom! Concludiamo qui dal van questa giornata disastrosa decisamente. Un bel inizio di campionato, devo dire. Un bel inizio di campionato con un bel botto.
e vabbè, è andata così. E ci vediamo direttamente alla prossima tappa, il 16 aprile a Rivarolo Mantovano. A Rivarolo, pista giusta, forse corro col 10-10 o forse col 14-12, devo ancora decidere. E da Treviso è tutto, io vi ricordo per vedere altri botti di iscrivervi al canale, attivare le campanelle e fate quel cazzo che volete, ma l'importante è che ci date sempre il solo del Gran Gas. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.